Ducati Hypermotard 950. La famiglia si evolve, Hypermotard rimane sempre la stessa, i concetti sono sempre quelli, però viene rinnovata 950 2019. Ne abbiamo due versioni, la versione quella che io definirei standard, la 950 e la 950 SP, due moto che rimangono molto semplici per quanto riguarda la linea, molto pulite, essenziali, ma con dei contenuti davvero complessi, completi. E giusto per questo motivo, per spiegare meglio quali sono i contenuti di queste due moto, mi sono portato il Gobbo, che tanto Gobbo non è il product manager di Hypermotard e anche di Supersport e della famiglia Panigale. Senti, allora, quali sono i concetti della versione 2019, la 950, sia in versione 950 che 950 SP? Che cosa cambia rispetto al modello precedente? Quali sono i punti chiave su cui avete lavorato? Allora, sì, come hai detto, la moto è completamente rinnovata nell'estetica e nella meccanica. Estetica, beh, soprattutto salta all'occhio il fatto che l'estetica è un'estetica ancora più della versione precedente, ispirata al mondo del motard, una moto che è visualmente alta da terra, la sella è piatta, è essenziale, infatti l'uso delle plastiche è stato ridotto al minimo proprio per mantenere in vista tutta la meccanica. I volumi principali della moto sono tutti spostati in avanti per aumentare l'aggressività. E poi i contenuti a partire dal motore, il motore che rimane il testa stretta a 11 gradi da 937 cm3, però abbiamo aumentato la potenza di circa 4 cavalli, ma quello che è più importante, abbiamo lavorato a livello di aspirazione, a livello di controllo motore per offrire un'erogazione molto più fluida e molto più corposa fino dai bassi regimi. Una moto che è aumentata di cavalli, di 4 cavalli, ma anche il peso è stato ridotto di 4 kg, il peso in ordine di marcia con pieno di benzina è 200 kg, 4 kg in meno rispetto alla versione precedente, e si è lavorato molto, si è lavorato a livello di motore perché grazie all'utilizzo del magnesio per i coperchi delle teste è stato ridotto il peso di 1,5 kg, un altro chilo a livello di telaio, il telaio a traliccio è stato rivisto nella sezione dei tubi e questo ha consentito una riduzione di peso. Le forcelle sono Marzocchi da 45 mm con steli in alluminio e anche la flange dei dischi sono in alluminio. Quindi, come dicevo, è una moto che è ricca nell'equipaggiamento e nelle finiture. Per cui io noto anche che c'è un nuovo telaio a traliccio per quanto riguarda il sottosella. Certo, importantissimo il telaio a traliccio perché ha consentito due cose. Uno, di aumentare l'ispirazione al mondo del motard. Invece del telaio fuso in alluminio è stato appunto realizzato un bellissimo telaio a traliccio che, oltre a essere nel segno di Ducati, ha consentito di avere una sella molto stretta nella zona di giuntura con il serbatoio, e questo ha permesso di ridurre l'arco del cavallo. Scusa, l'arco del cavallo poi sarebbe questo, no? La possibilità appunto di toccare con entrambi i piedi per terra anche per le persone non particolarmente alte, anche se rimane sempre abbastanza consistente, eh? Qui Allora, siamo sul 1,80 m, ci rimane siamo. consistente perché, come dicevo, è ispirata al mondo del motard, quindi una moto che deve essere comunque alta da terra. Senti, qui però abbiamo anche la versione SP che è molto intrigante perché ci sono, vedo, componentistica in carbonio a livello estetico. Poi abbiamo sospensioni Öhlins Certo, e poi la versione SP non poteva mancare perché è quella che è più apprezzata dai ducatisti, soprattutto quelli più appassionati. È una versione che si parte soprattutto dalle sospensioni che, anziché Marzocchi, sono sospensioni Öhlins da 48 mm, più alte nella corsa. Questo ha consentito di avere un angolo di inclinazione della moto che è di 47 gradi, 4 gradi in più rispetto all'Hypermotard 950, e questo consente, come hai provato su pista, di fare dei bei piegoni. Poi sicuramente il quick shift, che è compreso nella dotazione standard della moto, mentre sull'Hypermotard 950 è un accessorio plug and play, il carbonio nel parafango, nelle cartelle, e i cerchi forgiati. Tutto questo insieme ha consentito di avere una riduzione di peso di 2 kg rispetto alla versione precedente. senti, una cosa che poi notavo è il fatto che sono tornati gli scarichi sotto sella con un richiamo poi alla mitica Ducati 916 per quanto riguarda i collettori. E è una scelta tecnica?
È una scelta tecnica? No, diciamo che è una scelta stilistica, quella di ritornare ai due silenziatori sotto sella ci sembrava proprio di un tributo alla primissima versione del 2008, come ad esempio un tributo, giustamente come hai detto tu, al 916 per quanto riguarda il girotubi. Vorrei ricordare la dotazione elettronica che è particolarmente ricca sull'Hypermotard. L'Hypermotard, tutta la famiglia è dotata della piattaforma inerziale a 6 assi, il che vuol dire che la moto è equipaggiata con l'ABS Cornery, il DTC Evo, il Wheelie Control Evo e anche un utilissimo slide by brake derivato dalla Panigale che consente di intraversare la moto in frenata mantenendo comunque sempre un buon livello di sicurezza. Per cui disponibili da? Disponibili da subito, potete andare in concessionaria e toccare con mano queste migliorie, soprattutto la nuova ergonomia, e quindi prenotare un test ride presso la nostra rete di concessionari per appunto apprezzare e rendersi conto di quelle che sono le caratteristiche innovative della nuova Hypermotard 950. Prezzi 12.690, 16.390, per cui una quotazione vabbè, in stile Ducati. Giustamente l'equipaggiamento e la dotazione si pagano. Sicuramente, come hai detto tu, è chiaramente un prezzo che, considerando l'equipaggiamento molto ricco, perché stiamo parlando veramente a livello di elettronica, di contenuti che derivano direttamente dalla Panigale V4, quindi diciamo che è un prezzo molto interessante. Senti, ti ringrazio. Adesso qui rischiamo di prenderci l'acquazzone. Adesso vi racconterò un po' come vanno sia la versione 950 che la 950 SP che abbiamo provato qui sulla pista di Maspalomas. Ciao a tutti e mi raccomando, dubbi, perplessità, domande, tutto qui sotto. Grazie. Ciao. Ciao. Ducati Hypermotard 950, siamo in sella alla versione standard. La SP la proveremo più tardi su un piccolo tracciato che è presente qui sull'isola di Gran Canaria. Diciamo, prima cosa che ci viene in mente, l'Hyper rimane un Hyper con le sue caratteristiche peculiari, i suoi pregi e i suoi difetti. Non cambia il carattere di questa moto anche in questa versione 950, che per certi versi risulta essere un po' più trattabile rispetto alle precedenti, ma a parer mio solo dal punto di vista meccanico puramente del bicilindrico. La risposta del bicilindrico sa essere cattiva quando lo si richiede, ma sa anche essere piuttosto piacevole e fruibile quando si va a spasso. Andare a spasso però con l'Hyper non è proprio una gran cosa, è una moto che pretende impegno, attenzione, concentrazione e ti dà il meglio. In questi frangenti, quando si guida in maniera un po' spigolosa, mi verrebbe da dire, questa non è una moto che va guidata in maniera rotonda, questa è una moto che va guidata in maniera sporca, tutto aperto, tutto chiuso, tanti trasferimenti di carico che vengono accentuati dal nuovo setting delle sospensioni. La forcella affonda un po' più rispetto alla versione precedente, è un setting voluto dai tecnici Ducati. La moto rimane sempre guizzante nel misto, è assolutamente una piccola lama, molto agile, molto cattiva. È una moto che pretende attenzione, pretende concentrazione, come dicevo, in tutti i suoi aspetti. Se vi piacciono queste caratteristiche, l'Hyper non può che soddisfare il vostro piacere. Il motore, come vi spiegavo, sa essere trattabile girando insomma intorno ai 3000-4000 giri. Poi diventa anche bello cattivo, come tutti i bicilindrici, inutile andare a solleticare il limitatore. Qui bisogna dare delle gran manate, ma fare lavorare il contagiri tra i 4000 e i 5500-6000 è veramente un bel bicilindrico, capace di riprendere anche dal basso. Questa si riesce veramente a scendere 2500 giri, anche meno. Lui risponde sempre bene, con un cambio discretamente preciso ma non particolarmente morbido. Ci piace il comportamento di questa moto tra le curve, molto guizzante, la stabilità rimane sempre solida, diciamo fino a una determinata velocità, curve medio veloci. Sul veloce bisogna guidare un po' più puliti,
perché diciamo l'avantreno è sempre abbastanza nervoso, perché nei cambi di direzione si sente sempre una leggera tendenza al galleggiamento, che viene esaltata soprattutto quando si affrontano dei tratti di asfalto sconnesso. Ebbene, se non si va veramente a spostare il peso sull'avantreno, si sente la ruota davanti galleggiare leggermente e allargare leggermente la traiettoria. La parte elettronica di questa moto, come per il resto della gamma Ducati, soddisfa pienamente il traction control, il wheeling control, che volendo si può anche in parte limitare, per cui ci si può anche divertire ad alzare un po' l'avantreno di questa moto. Diciamo, l'elettronica funziona al meglio. Traction anche in queste condizioni, siamo passati da asfalto asciutto 20 gradi all'asfalto umido, il traction funziona perfettamente, anche l'ABS. Essendo in sella oramai da un paio di ore, possiamo anche trarre due conclusioni su quello che è il comfort di questa moto. Allora, il comfort sicuramente non è una di quelle voci che sono state tenute in considerazione dai tecnici Ducati. È accettabile il comfort di questa moto, la posizione in sella non è stancante, la sella non è particolarmente confortevole, però la cosa che è emersa durante la prova sono le vibrazioni, che a lungo andare magari danno qualche fastidio, ma solamente alle velocità più elevate. Stiamo parlando sempre di velocità autostradali, 120-130, emergono delle vibrazioni sulla sella e sulle pedane. A noi hanno disturbato più sulla sella che non sulle pedane stesse. Adesso chiudiamo qui e ci vediamo in pista. A dopo, ciao! Pochi minuti in sella alla versione RSP e le sensazioni cambiano profondamente, e anche il nostro giudizio sulla Hypermotard 950. Non si può certo fare un confronto diretto tra la versione standard provata su strada e questa versione SP in pista, però le differenze emergono nette. Le raffinate sospensioni Öhlins garantiscono, oltre a una maggior luce a terra, che in pista non fa mai male, una sensazione di controllo superiore grazie a una scorrevolezza migliore. I trasferimenti di carico sono meno accentuati, mentre l'avantreno trasmette in maniera più precisa cosa sta accadendo al pneumatico anteriore. Oltretutto bisogna sottolineare che la versione SP è dotata di Pirelli Diablo Supercorsa SP, che garantiscono un maggiore grip rispetto ai Diablo Rosso 3 della 950 standard. La sella piatta, che abbiamo apprezzato su strada, viene apprezzata ancora di più nella guida in pista. Poter arretrare sulla sella in fase di frenata o avanzare quando si riprende in mano il gas è agevole e molto consigliabile, viste le dimensioni e il passo molto corto, nonché anche la potenza del bicilindrico, che in uscita di curva spinge davvero forte. I freni, grazie anche al maggior grip garantito dalle gomme, sembrano più in forma, e oltretutto poi si riesce a sfruttare appunto in pista lo slide by brake, che permette una intraversata, un traverso controllato da parte dell'elettronica di questa Hypermotard SP. Bellissimo il comportamento del Ducati Quick Shift, sempre comodo in pista e molto rapido, e tira delle vere e proprie fucilate. Quale ci è piaciuta di più? Beh, trarrete voi le conclusioni, ma secondo noi è sempre quella più cara.